Ciao ragazzi, sono a Trento, sono tornato a casa e sono al Festival dello Sport. Qua siamo in piazza Santa Maria Maggiore al camp dell'arrampicata, ma ci sono altri 1000 attività, 1000 sport, 1000 cose da fare. Oggi avrò un'intervista, quindi potrete vedermi e parlare, ascoltare un po' un giornalista che mi fa alcune domande molto specifiche sulla mia ultima esperienza a Flatanger e su altre cose interessanti. E dopodiché faremo un po' di attività qua al camp con un po' di ragazzi e ci divertiremo, e volevo un po' mostrarvi il mood e diciamo, il Festival dello Sport e come lo vivo io in queste giornate. Benvenuti al Festival dello Sport. Siamo ancora qui a parlare di arrampicata ed è un piacere anche quest'anno ritrovarvi in piazza Santa Maria Maggiore con i più grandi di questo sport. Non servono molti preamboli, quindi passo subito alla presentazione del più forte climber italiano e uno dei più grandi climber al mondo, Stefano Ghisolfi. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Benvenuto, grazie mille, ben ritrovato, è la seconda volta che sei qui al Festival dello Sport in piazza Santa Maria Maggiore per raccontarci della tua attività. E, mi raccontavi che sei rientrato in Italia da pochi giorni, insomma, fino a poco tempo fa eri in un certo paese, in una certa grotta nel nord dell'Europa, in Norvegia. Cosa combini da quelle parti? Sì, sono tornato l'altro ieri in realtà in aereo, ero a Flatanger in Norvegia per provare Silence, che sarebbe il primo 9C del mondo. Attualmente era ovviamente la via più dura del mondo, l'unica fino a poco tempo fa, adesso ce ne sono 3 di 9C, però comunque Silence rimane il primo ed è il mio progetto principale di quest'anno, di questo periodo. Ok, allora torneremo fra un po' a parlare con la necessaria, diciamo, profondità di questo progetto, che è un progetto importante, ti coinvolge da tanto tempo, già l'anno scorso sei stato su. Io però vorrei iniziare dall'inizio del 2023, perché Stefano a febbraio, il 3 febbraio, correggimi se sbaglio, ha liberato finalmente una via poco lontano da qui, un 9B+, almeno questo è il grado insomma, che hai proposto, Excalibur. Ci racconti un po' cos'è Excalibur qua ad Arco di Trento a Drena? Ce la puoi un po' raccontare questa via? Sì, Excalibur è nata più come un gioco in realtà. Sono due miei amici, hanno chiodato questa via che in realtà è un grande masso, non è in una falaise, quindi non è in un posto gigantesco come una grotta, come in Norvegia. È solo un masso alto poco meno di una ventina di metri, forse una quindicina. I miei amici si chiamano Christian e Morris e hanno chiodato questa via più per gioco. Loro stavano scoprendo l'area blocchi vicino ad Arcoli, a Drena, e per gioco hanno messo degli split su questa via pensando di provarla, a vedere com'era. Si sono resi conto che era impossibile. E allora mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda Stefano, noi non riusciamo, magari vieni a vedere tu come si fa, se è possibile, perché all'inizio pensavano fosse a guardarla 8C, che è un grado difficile ma possibile, e poi l'hanno provata e hanno detto no, qua proprio abbiamo sbagliato la misura, vieni a provarla per favore, così ci dici se si fa, se abbiamo fatto una cosa fatta bene. Allora sono arrivato lì a Drena, è vicinissimo a casa mia, io abito ad Arco, e l'ho vista, è incredibile perché è un pannello tagliato, sembra tagliato con un coltello, strapiombante, con dietro un bellissimo paesaggio, quindi subito è stato proprio un amore a prima vista, diciamo. L'ho provata e mi sono reso conto che era veramente molto difficile, una delle cose più difficili che avessi mai provato, forse ai tempi era proprio la cosa più difficile che avessi mai provato. E venivo dall'esperienza di Erebor, che è un'altra via che avevo chiodato io all'Eremo di San Paolo, vicino sempre ad Arco, dove avevo provato questa via per tanto tempo da solo e mi ero reso conto che c'era qualcosa che mancava un po' diciamo, la compagnia, mancava un po' la collaborazione, quindi avendo passato tanto tempo da solo sotto Erebor, avendoci speso tanto tempo,
ho detto con Excalibur voglio che sia diverso, non voglio più stare giorni e giorni a provare da solo questa via, vorrei provare a condividere questa esperienza con qualcuno. Ovviamente non ci sono tantissime persone con cui si può condividere una via del genere, perché avevo capito che sarebbe stata una delle più dure al mondo, quindi ho chiamato subito Adam Ondra, che mi ha risposto Una caso, diciamo. Una caso, che passava da Arco a caso. In realtà era un periodo in cui lui era qualche mese nella zona, quindi era perfetto. Ha accettato l'invito, è venuto a provarla e anche lui si è reso conto che Excalibur era qualcosa di estremo, qualcosa di veramente difficile. E quindi abbiamo cominciato a provarla insieme e questa cosa secondo me è stata un po' la cosa più bella dell'esperienza Excalibur, al di là della difficoltà, al di là degli appigli piccolissimi, del fatto che fosse in un posto bellissimo, era proprio condividere questa esperienza con altri scalatori. E non è stata ripetuta? Non è ancora stata ripetuta. Non è stata ancora ripetuta? Non è ancora stata ripetuta. Ok. Però secondo me ha attirato parecchia attenzione. Adesso oltre ad Adam c'è stato Will Bosi che l'ha provata anche prima che io la liberassi e si è mosso molto bene. Dopodiché, dopo che l'ho liberata, so che l'ha provata anche Alex Megos, l'ha provata anche Sean Rabutu, un boulderista molto forte che ha fatto 2 9A di blocco, e anche Laura Rogora. L'hanno provata quasi tutti tra gli scalatori, anche Jakob Schubert. Quasi tutti forse tutti tra gli scalatori più forti del mondo. Li stavo contando, insomma ne mancano pochi di quelli del tuo livello. Ti volevo chiedere, c'è spazio, adesso sono passati 8 mesi, c'è spazio nell'attività di un climber come te per un ripensamento sul grado che hai proposto? Hai detto 9B+, ok. C'è la possibilità che con il passare del tempo, man mano che si ripensa a ciò che è stato fatto, la stessa persona che ha aperto la via possa ripensare a quel grado oppure no? È una domanda particolare, non ci avevo mai pensato in effetti, però probabilmente sì, potrebbe essere che magari con nuove esperienze, magari provo, ho un po' di esperienza sul grado 9B+, ce l'ho, adesso con Silence l'ho provato e ho anche esperienza, diciamo, su un grado più alto. Sicuramente con forse un po' più di esperienza, magari provando altre vie di quel livello o più dure o più facili, magari posso rendermi conto magari di essermi sbagliato. Sono abbastanza sicuro su Excalibur. Ho pochi dubbi anche proprio per questo motivo che abbiamo condiviso la via con altre persone. L'opinione comune era quella e quindi è più facile quando si hanno più opinioni, perché quando si libera una via da soli, che si prova da soli, si può sbagliare anche di molto, si può dire un grado e poi essere totalmente diverso. Quando invece la provano più persone è più facile azzeccarci al primo tentativo. Certo. E in effetti questa della gradazione è un aspetto molto particolare, ma anche per la tua storia. Io così dando un'occhiata al tuo curriculum, ad esempio sei stato il primo a ripetere i bibliografie di Megos, no? 2 anni fa. Lui aveva proposto 9C, tu sei andato, hai dato il meglio di te stesso e sei riuscito a ripeterla e hai proposto 9B+. Perché innanzitutto sei arrivato a questa decisione? Non è stata una scelta facile, anche perché ho scalato il 9C e da solo mi sono dato la zappa, da un punto di vista la zappa sui piedi da solo, perché ho deciso da solo di dire no, non ho scalato il 9C. È stata una scelta difficile anche per questo motivo, ma in realtà quando ho scalato la via ci ho pensato ancora qualche giorno e mi sono reso conto che forse per essere 9C sarebbe dovuta essere parecchio più dura. Mi sono reso conto che ho trovato dei metodi leggermente diversi da quelli che aveva usato Alex Megos, e quindi la via sicuramente era leggermente scalata come l'ho scalata io, era leggermente più facile, e quindi ho cercato di dare la mia opinione onesta e ho detto, secondo me, ne ho parlato anche con Alex prima, ovviamente, ho detto secondo me con questi metodi qua, in questa maniera è 9B+. È difficile come altre vie che ho già fatto, non è più difficile,
per essere 9C probabilmente c'è bisogno di ancora un gradino, un qualcosa in più. E lui semplicemente ha detto ok, forse hai ragione, lui non aveva provato questo mio metodo e ha pensato ok, potrebbe essere, lui pensava fosse 9C ma non c'è stato uno scontro, c'è stato solo uno scambio di opinioni e alla fine è la cosa migliore per tutti. Traspare molto negli incontri che abbiamo fatto nei diversi anni ormai qui al Festival di Trento dedicati all'arrampicata, questa solidarietà e questa comunanza, questo quasi essere famiglia tra di voi, appunto come dicevi te, non ci sono scontri, c'è anzi una condivisione piena come in questo caso. Mi incuriosisce il fatto che al di là di Bibliografie, poi Bibliografie non è stata la prima via di cui hai fatto la prima ripetizione, c'è stata Change, c'è stata Perfecto Mundo e sono tutti casi in cui tu sei stato il primo a ripetere una via importante, importantissima, aperta da un collega. Allora, ti senti come una sorta di Cassazione dell'arrampicata mondiale, voglio dire, quella che deve mettere il timbro e deve... Sì, in effetti non avevo mai pensato a questo aspetto, però sicuramente fare la prima salita forse è la parte più difficile, quindi chi apre una via ha il compito più difficile, ma anche effettivamente il primo che la ripete ci sono molte aspettative, soprattutto forse sul grado proprio, se confermarlo, non confermarlo. Mi sono ritrovato anche a trovare metodi diversi perché siamo tutti un po' fisicamente e di stile diversi di scalata e quindi sia su Change sia su Perfecto Mundo un po' meno ho trovato dei metodi più adatti a me e quindi poi dal momento quando l'ho ripetuta il secondo che fa una via di solito ha il compito di confermare o dire, soprattutto per il grado, di dire è più facile, più difficile o è esattamente così. E quindi sì, c'è una sorta di giudizio alla fine del primo ripetitore che ti porta anche un po' di responsabilità e in effetti non avevo mai pensato a questo aspetto. Senti, torniamo a Silence. Allora ci stai lavorando da un bel po'. Stai trovando, c'è anche su Silence la possibilità di farla a modo tuo? Sì, allora Silence è una via forse una delle più particolari oltre ad essere una delle più difficili, è proprio una delle più strane che c'è, perché chi ha visto dei video, chi la conosce, ha proprio un movimento nel mezzo della parte più dura della via, dove si va prima su quei piedi, poi si incastra un piede in una fessura, poi una mano, poi l'altra mano, è proprio qualcosa di particolare. Diciamo che il metodo che ha trovato Adam sicuramente è molto vicino forse al metodo migliore che esiste e io l'ho dovuto un po' adattare su di me. Incastro sempre il piede nella stessa fessura, però invece di mettere il piede sinistro metto il piede destro. Mi giro sempre come si gira lui, ma poi invece di andare a contorcermi come faceva Adam, vado a prendere delle tacche sul lato della parete e riesco a farlo proprio perché ho il piede destro incastrato invece che il sinistro. Quindi anche solo un piccolo dettaglio cambia abbastanza, ma non penso che questa volta cambierà la difficoltà. Sono abbastanza sicuro, anche con tutto il tempo che ho investito e su cui ci ho lavorato tanto, che sia 9C anche abbastanza, forse anche abbastanza duro come 9C. Parliamo un po' del metodo, appunto un progetto che ti sta impegnando in maniera assidua dall'anno scorso, anche quest'anno è passato molte settimane. Quale metodo hai utilizzato e stai utilizzando per affrontare una via così difficile? Allora, a Flatanger è tutto molto particolare in realtà, perché essendo una grotta così grande le vie sono molto lunghe e anche Silence comunque, dico sempre, non è una via lunga perché la parte dura è molto concentrata, ma in realtà parte da in fondo alla grotta, sale per una ventina di metri, poi va ancora su per una quindicina di metri, quindi in tutto saranno sì 35-40 metri. A Flatanger è una cosa particolare, si montano delle corde statiche per poter provare solo alcune parti e quindi
l'ha già fatto così Adam, non ho inventato niente di nuovo. Quello che sto facendo adesso è cercare di concentrarmi solo sulla parte più dura, in maniera che se mi viene quella ovviamente posso fare il resto della via. Se non riesco a fare neanche la parte più dura non ha neanche senso continuare a provarci. L'ultimo diciamo, aggiornamento dell'ultimo viaggio, sono appena tornato l'altro ieri, è stato che sono riuscito a partire da questa diciamo, corda statica e sono riuscito a fare tutta la parte più dura della via, quindi da dove inizia la parte dura fino a dove c'è un altro riposo. Ed è stata un po' forse la motivazione, quello che mi ha fatto capire, ok, ce la posso fare, devo tornare. Purtroppo probabilmente non quest'anno, perché adesso le temperature lì in Norvegia si stanno abbassando tantissimo, ma molto probabilmente il prossimo anno, dopo le qualifiche alle Olimpiadi. Allora, poi parleremo anche di questa prospettiva e di Parigi 2024. Immagino molti di voi siano appassionati di arrampicata e quindi magari seguano Stefano su Instagram e attraverso tutti i suoi canali. Colpisce molto, seguendo appunto ciò che ha pubblicato da Flatanger, dalla Norvegia, una specie di, come dire, di travaglio interiore, così, perché effettivamente ci si rende conto di quanto moralmente e emotivamente, prima ancora che fisicamente, un atleta come te mette in ballo. È così, cioè... Sì, forse su Silence è proprio dove me ne sono reso conto di più, perché sto mettendo tutto in gioco su una via che ok è la più difficile, però è un po' una scommessa con me stesso, nel senso ogni volta che la provo fin dall'inizio io non so se la farò mai, è una scommessa, ci sto investendo tantissimo tempo, energie, viaggi e non so se poi effettivamente verranno ripagati, se riuscirò a farla, però so che con le altre vie in realtà è sempre stato così, anche con Perfetto Mundo, con Change, le provavo e all'inizio, anzi soprattutto a metà del processo, a un certo punto avevo dei dubbi, dicevo la farò mai, non lo so, però ogni volta mi dico ok sì, ce la posso fare, è quello che mi piace, mi diverto, continuo a farlo anche se forse non ci credo neanch'io al 100% e finora è andata bene. Con Silence vedremo, però comunque il processo e già tutto quello che sto imparando, anche solo cadendo e fallendo, mi sta dando molto anche in tutti gli altri aspetti dell'arrampicata e della vita. Metafora straordinaria poi anche della vita. Leggo due o tre passaggi, così me li sono segnati. Il processo è lungo ma sono paziente e ostinato. Poi a un certo momento hai detto anche progettare qualcosa che tocca i miei limiti e forse che tocca i miei limiti e che forse va oltre è devastante. Mi prende tutte le energie fisiche e morali. Però poi si continua. Sì, a testa bassa mi metto lì, anche nei giorni in cui magari penso oggi sono stanco, magari oggi starei volentieri a riposare, dico vado su, ci provo lo stesso e prima o poi magari mi verrà. Senti, Adam Ondra si è fatto vedere in questi mesi, in queste settimane a Flatanger, capita che passi, che... Allora, ho incontrato Adam l'ultima volta, non in quest'ultimo viaggio, in quello prima. Lui stava provando Project Big insieme a Jakob Schubert, ma nell'ultimo viaggio c'era solo Jakob, Adam non era nella grotta. Ok, e immagino che anche in quelle occasioni comunque ci sia modo di condividere un pensiero, una valutazione, un passaggio. Sì, con tutti, anche se in realtà stavamo provando progetti diversi, sì. Quindi non c'era questa parte di condivisione della stessa via. C'è stato sempre un momento di scambio, di tifo, ci siamo fatti sicura a vicenda, sempre, soprattutto nell'ultimo periodo, anche se non c'era Adam, ma c'era Jakob Schubert, c'era Sean Rabutu, c'erano scalatori comunque molto forti, è stato proprio un bell'ambiente perché ci si creava motivazione l'un l'altro. Soprattutto poi ho assistito anche alla salita di Project Big. Eccoci. di Jakob Schubert. E vabbè, penso in realtà molti hanno assistito alla salita perché lui era in diretta live su YouTube, però io ero lì dal vivo ed è stato veramente emozionante poter vivere anche una salita del genere, un altro 9C, proposto 9C, dal vivo.
Ecco, proprio su questo volevo un attimo tornare, difatti grazie che hai aperto questa parentesi su Jacob Schubert e su Project Big. Pochi giorni fa mi pare lui abbia ufficializzato anche il nome, abbia ufficializzato il grado, il 9C. Ti chiedo innanzitutto le emozioni, le sensazioni che hai avuto, perché quel giorno quando c'è stata l'impresa da parte di Schubert e la diretta YouTube, tu eri coinvolto direttamente, mi pare che tu abbia anche commentato, no, questa impresa. Io ho commentato durante un tentativo precedente, non durante la salita. Okay. Sì, è stato divertente perché è una cosa nuova questa cosa della diretta streaming, e di solito vediamo spesso nelle gare. Tutte le gare sono seguite da una diretta streaming fatta professionalmente con un commentatore, telecamere che cambiano l'inquadratura, e una cosa in Falesia così non si era mai vista, e essere coinvolto anche commentando, quindi sono stato un po' dall'altra parte della telecamera. Questa volta è stato divertente perché è stata un'esperienza nuova, e a quanto ho visto il pubblico anche si è divertito molto a vedere Jacob scalare in diretta, ed è stata una cosa emozionante. Senti, quella che via è, ce la puoi raccontare un po'? So che Ondra tempo fa disse che era quello il vero Project Big, cioè la vera via difficile, che fa un po' ridere dirlo, però è così. Tu ci hai messo mai le mani e che valutazione dai? No, io non l'ho mai provata, quest'anno ero abbastanza concentrato su Silence, tutte le mie energie sono andate lì. Ho visto Jacob scalare e prima che partisse mi sono fatto spiegare un po' com'era la via. È molto lunga, l'ha chiodata Adam forse nello stesso anno in cui ha chiodato Silence, quindi è stato un anno in cui ha chiodato praticamente le vie più dure del mondo, ed è forse ancora più impressionante di Silence. Non so se è più dura, dovrebbe essere la stessa difficoltà, ma è molto più lunga di resistenza, quindi in realtà forse potrebbe quasi essere più simile, più vicina alle mie caratteristiche questo Project Big che Silence, che invece è molto strana. Però in realtà quando ho iniziato a provare Silence come 9C c'era solo quello, quindi volevo provare a superare i miei limiti e ho detto mi butto su Silence, e adesso sono troppo avanti nel processo per dire no, cambio idea. Prima voglio provare a mettere una pietra sopra Silence, e poi sicuramente potrebbe essere uno dei prossimi progetti. Ok, spazio, idee per invece un progetto tutto tuo, una prima tutta tua, dopo Excalibur, perché Excalibur sei stato prima a salirla, poi d'accordo, e ti era stata suggerita da due amici, c'è stato anche Adam così con cui ti sei confrontato e altri, ma qualcosa di veramente solo tuo? Sicuramente se volessi provare qualcosa di mio così, riproporrei la stessa esperienza di Excalibur, quindi magari posso trovarla, magari o chiodarla io o qualcuno che l'ha chiodata, però vorrei condividerla di nuovo con qualcuno. Secondo me c'è molta potenzialità in Trentino, probabilmente soprattutto ad Arco, c'è qualche muro con delle potenziali vie, devo ancora esplorarli, ma potrebbe essere che il prossimo 9C potrebbe essere in realtà qua vicino. Straordinario. Se fosse, cioè se quando sarà, proverai ad aprire, no, questo cantiere, piacerebbe avere le telecamere puntate su di te come ha deciso di fare Jacob, o vivi in maniera forse più intima e più personale l'apertura di una nuova via? Allora, in realtà sono abituato abbastanza a condividere tutto anche a livello video, social, non ho problemi e non sento particolarmente la pressione di questa cosa qua. Forse una diretta nei tentativi metterebbe un po' più di pressione, non ho mai provato, non so quanto aggiungerebbe alla pressione di una prestazione che già sarebbe molto difficile. Jacob lui è bravissimo a gestire la tensione, ovviamente siamo entrambi abituati dalle gare, però forse aggiungere questa cosa qua potrebbe limitare un pochino, perché devi comunque dare degli orari, delle date, devi essere pronto, magari senti la pressione e dici non sono pronto però devo partire lo stesso perché ho detto che partivo, oppure vorrei riposarmi ancora un po' però come faccio, quindi non sono sicuro di volerlo fare, però sicuramente
registrarla in un video e poi farlo uscire successivamente probabilmente sarà la via migliore. Sì, poi passaggio necessario ormai. E c'è un altro 9C, perché fino a poco tempo fa ce n'era uno solo, come hai detto te, adesso sono 3. Il terzo è quello che ha aperto Seb Buen nel maggio 2022 alle Gole del Verdon. In Francia parliamo di DNA. Ci hai mai pensato? Anche quello è un progetto che ti stuzzica? Non c'è spazio in questo momento nei tuoi pensieri per una cosa del genere? Allora sì, ci ho pensato, sicuramente è una via che mi interessa, anche perché di nuovo forse si avvicina anche più quella alle mie caratteristiche, perché è molto lunga di resistenza ed è un po' il mio punto di forza. Adesso forse non ho troppo spazio per infilare pure questo progetto, mi piacerebbe fare tutto ovviamente, gare, roccia, qualsiasi cosa che sia attorno alla scalata mi motiva. Devo sempre trovare un pochino il tempo e il modo di fare tutto. Adesso mi sono concentrato su Silence, probabilmente la stagione è finita e dal prossimo anno diciamo, il focus si sposterà ovviamente di più sulle qualifiche olimpiche, perché ora sono entrato nei primi 48 di una classifica che faranno parte di una qualifica olimpica in cui ne passeranno poi 10 che andranno alle Olimpiadi. Queste gare che determineranno i 10 che andranno alle Olimpiadi saranno il prossimo anno e quindi il prossimo anno il focus al 100% fino alle Olimpiadi sarà quello. Quindi un eventuale ritorno in Norvegia avverrà comunque dopo l'estate? Sì, in realtà si incastra bene perché le Olimpiadi sono ad agosto, le condizioni migliori in Norvegia sono fine agosto-settembre, quindi in realtà poi avrei tempo di fare entrambe le cose e se sono in forma per una cosa, bene o male potrei essere in forma. Ti porti la forma anche dall'altra parte, anche in Norvegia. E torniamo quindi all'arrampicata sportiva, tu ne avevi accennato prima, hai ripreso il discorso adesso, ti avevo visto ai mondiali di Berna. Esatto, sì. Ok, e semifinale se non mi sbaglio. Sì. Ok, che bilancio dai di come è andata? Allora sì, il mio obiettivo era entrare in finale, non l'ho centrata, non è stata una delle mie gare migliori, dopo 2 finali ai mondiali degli ultimi 2 mondiali, sicuramente era la gara forse più difficile, forse una delle più difficili di sempre, perché era la prima qualifica olimpica per Parigi 2024, in cui ci sarà una combinata boulder e lead. Berna erano le 3 discipline separate, però c'erano già tutti pronti per provare a qualificarsi. Non dico che era impossibile qualificarsi, ma si qualificavano solo in 3, quindi non era diciamo il mio obiettivo qualificarmi in quella gara, perché so che oltre a dover essere super in forma avrei dovuto avere anche fortuna, però è stato un buon test perché sì, sono entrato in semifinale. So che sono lì e potrei, diciamo, i mondiali erano più un test, una prova per capire a che punto ero e su cosa devo lavorare per il futuro per potermi qualificare. Okay. Cambia molto le carte in tavola il nuovo formato olimpico. A Tokyo abbiamo visto una cosa molto particolare, vabbè, era anche l'esordio dell'arrampicata all'Olimpiade, quindi una combinata così. Questa volta distinguiamo, c'erano 2 set di medaglie maschili e 2 femminili, velocità da una parte e boulder e lead dall'altra. Ti convince di più? Sicuramente sì, è meglio un po' per tutti, sia perché la speed adesso è separata e quindi i velocisti, quelli che fanno solo speed, hanno la possibilità di dedicarsi solo alla speed. E tra l'altro si è qualificato anche un mio compagno di squadra, Matteo Zurloni delle Fiamme Oro, ha vinto i mondiali a Berna nella speed e si è qualificato per le Olimpiadi. Domenica ce lo racconta. Esatto, sarà qua. E soprattutto il fatto che la speed sia separata dal boulder e lead dà la possibilità a chi fa boulder e lead di potersi concentrare solo su quello e non dover dedicare tempo alla speed, che era un po' il mio tallone di Achille e forse la causa per cui non mi sono poi qualificato alle Olimpiadi di Tokyo. Ok, quindi immagino che veramente la prossima primavera sarà dedicata a un allenamento intenso e alle gare per provare a qualificarti. Esatto. Ok.
Volevo un attimo tornare alla Falesia, diciamo, per una curiosità. Siamo qui il 12 di ottobre in maniche corte, cioè, è chiaro che insomma qualcosa purtroppo c'è che non va. Ecco, mi chiedevo nella tua attività di climber se il cambiamento climatico in qualche maniera si vede, cioè adesso fra 2 settimane inizia la Coppa del Mondo di sci alpino, a Sölden non sanno come fare perché non c'è la neve, ma 15 anni fa chi andava lì a fine ottobre vedeva un panorama totalmente diverso rispetto a quello che vede adesso. Per quanto riguarda invece la tua attività nell'allenamento, nella prova di una via giorno per giorno, noti questo cambiamento? Sì, Nella tua programmazione anche. sicuramente l'arrampicata ha bisogno di freddo, diciamo, per avere le condizioni migliori, e noto che la stagione sta sempre più cambiando, si sta sempre più riscaldando, quindi è sempre più difficile trovare queste condizioni di freddo per scalare qualcosa di difficile. Ok, in Norvegia magari non si nota tanto, però già qua in Italia si nota parecchio, però sicuramente è una delle cose minori, diciamo, del cambiamento climatico, e forse è una delle cose meno gravi se non riesco a scalare in un periodo dell'anno. Diciamo, la cosa più grave ovviamente sono altre, se poi io non riesco a scalare per 2 mesi, diciamo, è meno importante rispetto a tutto quello che sta succedendo. Certo. Mi sbaglio, tu hai vinto anche un tricolore di velocità? No, non ti sbagli. Un po' di tempo fa. Non ti sbagli. Senti, ma adesso che vedi, un nome a caso, Zurloni, che fa questi 15 metri in 5 secondi, così sta per scendere sotto perché insomma... Sì, ha fatto 5.02 ed era il record europeo, vicinissimo al record mondiale che è 4.90 qualcosa. Quindi siamo... Che effetto ti fa? Cioè, come è cambiata questa specialità? Allora, è incredibile il continuo progresso di anno in anno, e mi stupisce ogni anno quanto possono ancora abbassare questo limite, perché ogni anno dico ok, hanno raggiunto il massimo, sono 15 metri, non è che possono fare così in un lampo, cioè ci sarà un limite, e poi l'anno dopo abbattono questa barriera. Quest'anno hanno abbattuto la barriera dei 5 secondi, che è incredibile. Non so quanto sia alta questa parete, ma forse è anche più bassa di 15 metri. Sicuramente. Sì. No, pensare di scalarla in 5 secondi, cioè, è una cosa incredibile, soprattutto per me che alla fine non sono così veloce. Il mio record è tipo poco più di 7 secondi, ma 2 secondi in meno è una cosa inumana. Pensare che sono andati sotto i 5 secondi e ogni anno migliorano, perché sembra che non sia ancora al limite, sembra che possano ancora migliorare. È veramente incredibile. Stefano, una delle tue ultime esperienze, almeno di quelle che hai raccontato sui social, si è svolta poco lontano da qui, a Madonna di Campiglio. Hai provato a salire una via con più tiri, insomma, tu che sei abituato invece a distanze ridotte. Ci racconti com'è andata? Allora sì, è una cosa un po' particolare, perché sono circa... Forse proprio a ottobre sono 19 anni che io ho iniziato a scalare, e quindi per più della metà della mia vita, e forse la cosa di cui le persone si stupiscono ancora è che io non avessi mai provato una via lunga, una via a più tiri. E così ho detto è il momento, sono a casa, sono in Trentino, ci sono tra le vie più belle del mondo, voglio provarci, e così insieme a Trentino, insieme a una guida alpina, siamo andati e ho provato la mia prima via lunga e mi sono divertito. Ovviamente non ho scelto niente di estremamente difficile, era una via sul Castelletto che si chiama la Via dei Folletti, fino al 7A. L'obiettivo non era ovviamente l'alta difficoltà, era divertirsi, e mi sono divertito. Ok, quindi adesso ti aspettiamo il prossimo anno all'Olimpiade, ci auguriamo che tu possa realizzare tutti i progetti che in questo momento hai, e anche i futuri che hai in cantiere, ma magari un giorno un'idea di passare a un qualcosa di diverso, magari avvicinarti ancora di più al mondo dei lunghi tiri, dell'alpinismo, è un qualcosa che ti attrae? Allora, se parliamo di alpinismo, secondo me no, non si addice molto a me.
però vie a più tiri, magari sportive, spittate, magari anche di alta difficoltà. Questo potrebbe essere qualcosa che in futuro, magari tra 5-10 anni, potrebbe essere qualcosa che mi attrae in qualche modo. Signori, grazie per essere stati qui e grazie a Stefano Ghisolfi per i suoi racconti. Grazie mille per la vostra attenzione e piccola nota, ci rivediamo domani per chi vuole, per chi ci potrà essere, Angelica Rainer, sabato alle 16:30 Andrea Lanfri e domenica chiudiamo appunto con Matteo Zurloni. Grazie ancora a Stefano Ghisolfi e grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie mille. Ok ragazzi, abbiamo finito, è stato divertente, un po' stancante, ma oggi è solo il primo giorno del festival, il 12 di ottobre, continuerà fino al 15, ci saranno attività sportive da tutto il mondo, sarà veramente una cosa gigantesca. Ora io sono qui con i miei amici manichini e niente, ci vediamo al prossimo video o al prossimo anno al Festival dello Sport qui a Trento. Ciao!